Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche per amore e passioni per ottobre 2025. Ragazzi, abbiamo la carta del diavolo, quindi direi passioni a 1000. Potrebbe anche essere un indicatore di un qualche momento, una qualche relazione un po' tossichina effettivamente, o potrebbe anche parlarci di una situazione un po' schiavizzante, un po' limitante. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi sta uscendo in questo periodo il corso base di numerologia. Comunque ognuno ha la propria playlist. Va bene, andiamo a vedere quali sono le energie per il mese. Partiamo di nuovo con il diavolo, la sacerdotessa, un re di pentacoli, un 10 di coppe, la carta della luna, abbiamo un 4 di pentacoli, scusate, un 3 di pentacoli, la regina di bastoni e un 3 di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, poi facciamo i vari esempi per quello che riguarda i single, chi è in coppia da tanto tempo e chi ha una relazione clandestina. Allora andiamo a vedere subito questo diavolo. Fante di coppe, sacerdotessa e 10 di pentacoli. Pare che ci sia come una situazione un po' forzata. Io ho come la sensazione o che qualcuno non si esponga, potrebbe essere una passione non ancora manifestata, qualcuno che con il quale o la quale magari vi scambiate degli sguardi, delle battute, ci sono come dei momenti che scaldano un po', però è come se la cosa non fosse ancora proprio stata ufficializzata, non fosse stata portata a galla. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 8 di spade e re di pentacoli. Io credo che questa situazione o questa relazione non sia ancora, non abbia potuto ancora svilupparsi perché qualcuno di voi potrebbe pensare di non essere all'altezza di questa persona o che l'altra persona non è alla vostra altezza. C'è come una sorta di dislivello, secondo me. A livello potrebbe essere di ceto sociale, a livello di cultura, a livello di interessi, a livello anche di apertura mentale, di elevazione della coscienza, cioè come se fosse su due piani diversi, mi verrebbe quasi da dire. Però avete due volte il re di pentacoli, adesso andiamo a vedere questo. Abbiamo un 9 di pentacoli e la regina di coppe.
È come se ci fossero dei buoni presupposti, cioè magari vi trovate anche bene a parlare con questa persona, se siete già intimi, secondo me anche quel lato potrebbe funzionare. Eh, Andiamo avanti, poi voglio capire se confermare o no una cosa che ho sentito. Allora, il 10 di coppe è spiegato dall'eremita e da un cavaliere di coppe. Andrà a vedere anche la luna. 5 di pentacoli e 3 di bastoni. Ragazzi, io ho la sensazione che qualcuno potrebbe promettervi le montagne. Cioè, a inizio mese sento che la cosa non è così aperta, però qui poi abbiamo un cavaliere di coppe e un 10 di coppe. Quindi io ho come la sensazione che questa persona, che effettivamente potrebbe essere concreta, potrebbe in qualche modo, diciamo, proporvi o di stare insieme o di fare qualche cosa insieme. Potrebbe essere una di quelle persone che dice: pensa se avessimo una famiglia insieme, pensa se potessimo sposarci, pensa se potessimo vivere insieme. Cioè è come se vi lanciasse degli ami su un potenziale futuro che non si sa effettivamente se possa succedere o no. E vi dico, avendo questa luna, a voi la cosa spaventa abbastanza. Io credo che qualcuno di voi sia già stato o stata deluso. Potrebbe anche essere dalla persona stessa o magari da altre relazioni e quindi ci sia un attimino di prudenza nel guardare al futuro. Secondo me è una relazione, una storia che può effettivamente svilupparsi, però ho l'idea che si potrebbe sviluppare più da un punto di vista romantico che non pratico, più un fare, diciamo, sognare insieme piuttosto che effettivamente fare dei passi concreti. Perché? Perché c'è un 10 di pentacoli al contrario. Io ho come l'idea che o voi o l'altra persona potrebbe essere in una fase di separazione, oppure effettivamente potrebbe ancora esserci una famiglia in piedi, e, perché abbiamo 3-3, abbiamo 10 di pentacoli al contrario, il diavolo, e 2 re di pentacoli, quindi può essere che qualcuno, magari non lo sapete, però può essere che l'altra persona o si stia separando o vi dica che è separata in casa, che comunque lascia un po' il tempo che trova come scusa, secondo me. C'è come la volontà di essere indipendenti, però legati. Prendetela come vero e suona. Tenete presente che avete anche un 5 di pentacoli. Fate attenzione, ecco, e il diavolo. Quindi fate attenzione alle codipendenze. Fate attenzione a delegare il vostro potere in mano all'altro. Se l'altra persona dice, ma adesso non posso separarmi, cioè i figli, ci sono gli interessi della casa, cosa direbbero i genitori, mi sono sposato da un mese, e, e potrebbero mettervi in stand-by. Con questo 5 di pentacoli fate attenzione alla codipendenza, a essere dipendenti dalle scelte di un'altra persona, perché è come se metteste la vostra vita in secondo piano. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Morte e forza. C'è proprio bisogno del coraggio per rompere gli schemi, ragazzi. Comunque vi dico, la sensazione è che non vediate al 100% il vostro valore. Perché quando c'è un 3 di pentacoli è una carta di scarso amor proprio. Io ho come la sensazione che... E ci sta con questo 5 di pentacoli, perché quando noi abbiamo scarso amor proprio di noi stessi tendiamo alla... cioè tendiamo. Diciamo che c'è più facilità a cadere in codipendenza. Perché? Perché se io non so quanto valgo, ho bisogno di qualcuno di esterno che mi dica: guarda quanto vali, guarda quanto sei brava, l'ego.
devo soddisfare il mio ego, no? Per sentirmi a posto, per sentirmi perfetta, per sentirmi amata. Nel momento in cui l'altra persona non c'è, io non so chi sono, perché non ho qualcuno che me lo dica. Invece è molto importante conoscersi e avere rispetto e amore per se stessi proprio perché se no gli altri possono dirci quello che vogliono e noi non ce ne rendiamo conto. Invece quando uno si conosce ha il potere di dire no, aspetta, questo è il tuo punto di vista, ma io non sono così. E invece quando noi non abbiamo un'idea chiara di noi stessi, gli altri ci possono dire quello che vogliono, noi bambacioni ci crediamo. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Asso di spade. Asso di spade, papa, 2 di spade, 9 di spade. Quante spade. Qui c'è di mezzo un matrimonio, ragazzi, ve lo dico. O un ufficializzare qualche relazione, perché abbiamo di nuovo il papa. Andiamo... Questi mi sono scivolati. Andiamo un attimo a vedere il 3 di coppe. Amanti. Eh. Allora, sapete che io leggo energia, non prendete per letterali queste letture, anche perché sono letture di gruppo, però, insomma, state allerta. Perché vi dico questo? Perché ragazzi mi sa proprio di storia clandestina tutta questa lettura. Ehm, o state iniziando, inizierete, o avete iniziato questa storia con una persona e poi in corso d'opera vi rendete conto che appunto ha già una situazione in piedi oppure sta uscendo da una certa situazione, però ci sono due diavoli. Io ho come la sensazione che le cose non siano poi così tanto lineari. Gioca anche un po' a vostro sfavore questa sorta di codipendenza, poi finire con un 3 di coppe di solito è la carta della triade, ragazzi, dei rapporti a tre. E quello che mi colpisce è che c'è la carta degli amanti al contrario, quindi sicuramente la relazione non è in equilibrio, sia che siate occupati da tanto tempo, sia che siate in una relazione clandestina. Anzi, adesso andiamo a vedere settore per settore. Allora, se siete single, avete bisogno di credere di più in voi stessi, andate dal parrucchiere, andate dall'estetista, compratevi dei vestiti nuovi, cioè riformulate, ricreate la vostra immagine. Ho come la sensazione che abbiate bisogno di sentirvi nuovi, di sentirvi migliori, di sentirvi bene con voi stessi. E questo aiuterà in qualche modo a migliorare la vostra autostima. Sapete, no, che quando ci si, tra virgolette, apparecchia, quando ci si apparecchia un po', guardarsi allo specchio dà un'altra soddisfazione. Cambiare magari il colore dei capelli, il taglio, non lo so, è come se avessi bisogno di un rinnovo di immagine, ma più che tutto per amarvi di più. Questo vi dirò che vi darà come il coraggio, la forza, l'audacia di tirare fuori gli argomenti che vi interessano discutere con una persona. Ora, questa persona potreste incontrarla inizio mese, potrebbe anche già essere una persona che magari in qualche modo avete in testa. Ehm, secondo me ci sono anche già state come delle battute, dei flirt, qualche cosa così, niente di dichiarato, sempre tutto un po' così lasciato nell'aria. Potrebbero anche esserci stati quei ganci di cui vi parlavo prima. Pensa come sarebbe bello, per esempio, vivere in montagna, vivere a Dubai, vivere non lo so, come se iniziassero a far lavorare la vostra mente, la vostra fantasia. Però ho la sensazione, ragazzi, che sì, giocare è bello, però arriverete a un certo punto dove direte, allora, fatti, di che cosa stiamo parlando, di che cosa si tratta, perché chiacchierare è bello, ma poi c'è bisogno di qualche cosa di concreto, insomma.
Può essere un ottimo suggerimento quello di iniziare qualche tipo di corso con questa persona per conoscerla meglio. Vi dirò una cosa, ragazzi, quando si conosce qualcuno, non è tanto quello che la persona dice, però è il come si comporta in determinate situazioni che vi può far capire che tipo di spessore ha la persona. E iniziare con qualche progetto, qualche corso, qualche percorso può essere utile perché iniziate a rendervi conto di come la persona inizia a interagire con il mondo esterno che non siete voi. Così capite se quel tipo di comportamento lì ce l'ha solo con voi o magari ce l'ha con tutti. Cioè è come se avessi bisogno di conoscere l'altra persona in altri temi, cioè che non sia solo il usciamo per un caffè, la chiacchiera, quello che mi racconti tu, quello che ti racconto io, cioè come se avessi bisogno di vedere la persona all'opera. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora qui anche ragazzi si tratta un po' di parlare chiaro. Se fino ad adesso le cose sono rimaste un pochettino così in sordina, diciamo che si sono solo toccati alcuni temi, ma non si quaglia, non si arriva al, io ve lo dico così come lo sento, al fissare una data, che può essere la data per il matrimonio, la data per ufficializzare la relazione, può essere una data per andare a convivere, una data per fare un qualsiasi cambio, ecco, sento che ottobre sarà il mese ideale per parlare chiaro. Oh, scusate. Sarà il mese ideale per parlare chiaro, per mettere i puntini sulle i, per decifrare se si va sulla stessa lunghezza d'onda fondamentalmente. Per le persone che sono in qualche relazione clandestina, dunque, in realtà sento che sarete quelli più contenti, mettiamola così, il gruppo più contento del mese. Perché? Perché nonostante tutto la vostra relazione continuerà. Io credo che qualcuno si renderà conto che non è proprio una relazione idilliaca. Potreste anche rendervi conto che state molto bene insieme, siete affiatati, siete gioiosi, giocosi, sereni, vi sentite come un tutt'uno con l'altra persona, però io ho anche la sensazione che rimarrete attaccati a questa sensazione di famiglia e però vi renderete anche conto, sarete molto obiettivi secondo me nel mese di ottobre, vi renderete anche conto che la relazione che avete con questa persona non può sfociare in qualche cosa di più profondo, o almeno per il momento non c'è come questa voglia di andare a fondo. Vi divertite, state bene insieme, magari riuscite anche ad organizzare delle cose, dei viaggi, degli spostamenti, dei piccoli progetti insieme, però da lì a dire che le cose sono in equilibrio e che fluiscono, ne passa ancora, ragazzi. Io credo che molte persone preferiscano avere la situazione che hanno piuttosto che smuovere le acque per avere di più e poi rischiare di rimanere all'asciutto. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Lascia andare il tuo ex, è tempo di pulire la tua energia. Qui questa carta vale anche se siete single da anni, ipotesi, perché a livello energetico tra un'anima e l'altra, tra un campo energetico e l'altro, si creano come dei fili sottili e anche quando non frequento più l'altra persona da tempo, se non si fanno dei break energetici, questi fili è come se continuassero per un periodo ad esistere, soprattutto nel caso in cui noi rivanghiamo al passato, continuiamo a pensare all'ex, continuiamo ad essere arrabbiati con l'ex, perché anche la rabbia è un'energia e anche quella crea un legame. Quindi si tratta proprio di tagliare i ponti, tagliare il rancore, perdonare, perché è il modo in cui si brucia il karma,
tenete presente una cosa, molte persone pensano che se io perdono il mio partner, lui sarà senza karma. Non è così. Quando io perdono, libero il mio karma. L'altra persona viaggia per conto suo, il suo karma se lo aggiusterà da solo. Però quando io perdono, libero principalmente me dal karma. Ok, secondo oracolo. Uh, guardate, carta numero 6 e vi dice proprio di rialzarvi dalle profondità, sapete, dall'abisso mi viene quasi da dire. E mi parla anche qui di rilasciare le difficoltà. Ricordatevi che il karma, perdonare, rilascia karma, ok? Lo scioglie proprio. Deve essere un perdono sincero, e tenete sempre presente che prima di riuscire a perdonare gli altri, bisogna riuscire a perdonare se stessi. Ok, una meditazione di Findor, vediamo che cosa vi danno. Più siete vuoti e più è facile per me colmarvi di me, del mio amore, della mia luce, della mia vita, fino a che il vostro essere sia stracolmo di me e cominciate a capire il significato della nostra unità. Allora posso davvero lavorare in voi e attraverso di voi per far sì che si manifestino le mie meraviglie e la mia gloria. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando una lettera di presentazione dove vi spiega come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti. In realtà sono 4 playlist, andrebbero viste in ordine di numero e sono un corso di formazione su tutto quello che sono le energie sottili, la metafisica, la metamedicina e poi c'è tutta una parte dedicata alle credenze limitanti, divise per settore. Quindi le credenze sull'amore, le credenze sul lavoro, le credenze sul denaro, sui figli, sulla bellezza, sul tempo, ce n'è una serie. Comunque, ripeto, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!